Questa frase, attribuita a Napoleone, è stata in realtà attribuita anche a Federico il Grande. Quindi, e a maggior ragione, è una conferma di quanto sia importante per un esercito rifornire le proprie truppe non solo di armi. Cosa mangiavano i nostri soldati nei due conflitti mondiali del secolo scorso? Il tema del rancio e dell'alimentazione delle truppe è emerso più volte nelle interviste su questo canale, ma non gli è mai stato dedicato un intero episodio. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e se non l'avete già fatto vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. L'argomento è in realtà molto ampio e questo episodio non ha certo la pretesa di trattarlo in modo esauriente, ma ho pensato che sarebbe stato comunque interessante combinare i due argomenti, guerra e cibo, in un unico video. Il rancio, le razioni alimentari, le razioni operative o le provviste militari variano molto fra esercito e esercito, sia dal punto di vista geografico che culturale che storico. Ad esempio, nell'antica Roma i soldati mangiavano principalmente grano, che veniva però sostituito con l'orzo quando erano in punizione. Ad ogni soldato veniva assegnata anche una libbra di carne al giorno. Considerate le dimensioni di una legione romana, si rendeva necessario che dozzine se non centinaia di animali dovessero essere uccisi ogni giorno per nutrire tutti i legionari. L'era della guerra moderna vede ulteriori miglioramenti nella capacità di conservazione dei cibi, nella loro varietà e nella qualità delle razioni militari e della nutrizione. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Regio Esercito era in grado di fornire ai soldati un pasto abbondante e qualitativamente soddisfacente rispetto agli austro-ungarici. La razione di viveri era di circa 4.082 calorie. La razione giornaliera di un soldato prevedeva 750 grammi di pane, 375 grammi di carne fresca o conservata, 100 grammi di pasta o riso, 300 grammi di patate, 15 grammi di caffè tostato, 20 grammi di zucchero, un quarto di vino, vari condimenti e cioccolata. Col procedere della guerra, però, si registra un calo delle razioni, soprattutto di carne, sostituita in parte con formaggio e legumi. Inoltre, il cibo fresco è sostituito da quello conservato. Viene ridotta anche la quantità di pane, caffè e zucchero. Riposo, riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo. E faccio distribuire il rancio. Sì, signor generale. Penso che i nostri giovanotti abbiano fame. Tu, assaggia il tuo rancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono, ma sciacquatura di marmitte, si provvede. La razione diminuisce a 3.850 calorie. La scadente catena logistica è la causa principale di tale diminuzione. Pasta e riso venivano trasportati tramite marmitte termiche e arrivavano a destinazione in blocchi collosi, mentre in montagna in blocchi congelati. Per risolvere tale problema si iniziano ad usare i fornelli Weiss, fornelli rotabili a produzione continua a traino animale, che cucinano 1200 razioni al giorno, e lo scaldarancio, una camera di combustione alimentata da carta, cera, alcol solidificato o grasso di bue, che scaldava una vaschetta dove si versava il cibo.
Nel 1917, a seguito della disfatta di Caporetto, si scende a 3.067 calorie. Nel 1918 l'arrivo delle provviste alleate e statunitensi fa rialzare le calorie fornite fino a 3.560 rispetto alle 3.400 dei francesi e alle 4.040 degli inglesi, mentre gli austriaci soffrono una vera e propria carestia. Iniziano a venire forniti anche alcolici, proibiti inizialmente, ma successivamente rivalutati in quanto ritenuti in grado di infondere coraggio prima di un assalto. Molti alimenti ancora scarseggiano e sono sostituiti da altri come fondi di caffè e bevande calde ottenute da fichi, carrube, legumi, ghiande, orzo e cicoria.